Ciao, io sono Carla e oggi prepariamo dei paccheri con seppie e pomodorini. Per prima cosa metto l'acqua nella pasta e aggiungo il sale, un paio di spicchi d'aglio, taglio i pomodorini o in 2 o in 4 parti. La cosa fondamentale è che siano ben maturi. Padella sul fuoco, un bel giro d'olio extravergine d'oliva, lascio andare un po' l'aglio e poi aggiungo i pomodori. Aggiungo i pomodori, faccio andare i pomodori per 5 minuti. Ho cotto i pomodorini per 5 minuti, li metto in un contenitore. Tolgo un attimo la padella dalla fiamma e taglio le seppie. Ecco le seppie, le ho già fatte pulire dal pescivendolo. Gli do una bella sciacquata e poi le taglio. Tolgo i tentacoli. Le faccio cuocere un paio di minuti di più. La seppia puoi tagliarla a strisce oppure a dadolata, come preferisci. Sbuccio altri 2 spicchi d'aglio, rimetto la padella sul fuoco con un bel giro d'olio, aggiungo l'aglio e dei gambi di prezzemolo, lascio insaporire per un minutino. Quando si saranno insaporiti bene aggiungo i tentacoli. Li lascio andare per qualche minuto. Aggiungo il corpo della seppia Se durante la cottura noti che sono troppo asciutte, aggiungi un po' di brodo vegetale oppure un po' d'acqua della pasta. Ora aspetto che cuociano 5-10 minuti, poi aggiungo il vino bianco. A questo punto tolgo i gambi di prezzemolo. Il loro lavoro l'hanno già fatto, quindi possiamo toglierli. Vado a salare, aggiungo del peperoncino fresco, e adesso sfumo col vino bianco. Lascio evaporare il vino bianco. Il vino è sfumato, dopo 10 minuti, 15 minuti di cottura aggiungo i pomodorini. Adesso assaggio se sono cotte e se sono salate. Metto i paccheri, io ho scelto quelli trafilati al bronzo. La cottura prevista dei paccheri è di 12 minuti, li farò cuocere per 8 minuti. Poi finirò la cottura in padella. Trito il prezzemolo. Mi raccomando, tienile sempre umide
con il liquido della pasta. I paccheri sono al dente, li metto nelle seppie. Liquido di cottura e li saltiamo. Avrei dovuto prendere una padella un po' più grande, vabbè. Se noti che manca liquido, aggiungilo pure senza problemi. Il liquido di cottura della pasta, ricco di amido. Metto abbondante prezzemolo . Possiamo impiattare. Impiattiamo. Oggi i miei figli saranno felici. Un po' di cremina. Non ti viene voglia di mangiarlo? Dimmi la verità. Immancabile filo d'olio extravergine d'oliva toscano, ovviamente il mio, ce lo devo mettere sempre. Spero che la ricetta ti sia piaciuta, come sempre ti invito ad iscriverti al canale e ad attivare le notifiche del canale, così ti avviseranno tutte le volte che pubblicherò un nuovo video. Scrivimi anche da dove mi stai guardando, ti leggo sempre. Ciao e alla prossima ricetta! Mi raccomando, provale! Stratosferiche!